Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi vi racconterò come è nato questo canale e un po' la mia storia. Mentre farò questo però dipingerò dei bellissimi fiori di ortensia ad acquerello. Per questo progetto ho utilizzato gli acquerelli Shine Pass, acquerelli ibridi tra acquerello tradizionale e gouache e la carta Baong. Vi chiedo subito di iscrivervi al canale e di mettere un like al video. Il colore mi possiede, non ho bisogno di tentare di afferrarlo, mi possiede per sempre, lo sento. Questo è il senso dell'ora felice. Io e il colore siamo tutt'uno. Sono pittore. Questa è una poesia di Paul Klee che si intitola Il colore mi possiede. Forse qualcuno di voi già la conosce. È una poesia per me particolarmente cara perché esprime al meglio ciò che sento nei confronti del colore e cosa sento quando dipingo. Fin da bambina il colore mi ha sempre affascinato e ricordo da quando ne ho memoria che la mia attività preferita era appunto disegnare e soprattutto colorare. A un certo punto della mia vita però questo amore era quasi completamente dimenticato. Ci sono voluti anni di evoluzione biografica e diversi passaggi dolorosi perché ricordassi finalmente alla soglia dei 33 anni cosa annullasse per me lo spazio e il tempo. Da allora mi dedico quotidianamente allo studio e all'esercizio di varie tecniche pittoriche, soprattutto acquerello, gouache, pittura, olio, pastelli morbidi. Nel tempo ho sviluppato una certa sensibilità per il colore che contraddistingue infatti i miei lavori. Dipingo la natura in tutte le sue forme, principalmente fiori e nature morte. Ultimamente anche dipinti astratti e mandala intuitivi. Nel tempo ho sperimentato e compreso che il colore è una vera e propria entità spirituale. So che questo suonerà strano magari ad alcuni di voi, ma vi posso assicurare che studiando e approfondendo non si può che giungere a questa conclusione. Dal punto di vista artistico, questo apre la strada a infinite esperienze di immagini, ma soprattutto ho capito che il colore può diventare anche una via per il benessere e la cura delle persone. Grazie alla pratica quotidiana, nel tempo ho potuto sperimentare la libertà di usare il colore in maniera intuitiva e priva di schemi prestabiliti. Ed è qui che si è aperta la strada, come dicevo prima, alla scoperta dei mandala intuitivi e della pittura astratta. Se si ha una formazione di tipo tradizionale, quindi di tipo tecnico come me, è difficile slegarsi dalla ricerca della bellezza e dell'armonia, ma appunto questo percorso mi ha fatto finalmente slegare la testa dalle mani. È così che ho potuto imparare a dipingere in maniera intuitiva. La scoperta più importante però per me è stata capire quanto l'arte e i colori mi abbiano letteralmente salvato. Ad un certo punto della mia vita, infatti, ho vissuto momenti bui, da cui poi sono lentamente uscita proprio grazie all'uso terapeutico dell'arte e dei colori. Sì, dico proprio terapeutico, nel vero senso della parola.
Infatti da allora ho necessità quotidiana di esercitare qualche forma di arte e creatività per il mio benessere psicofisico e non ho più smesso. Ci sono periodi in cui magari non posso dipingere per svariati motivi e ne sento subito la mancanza, ma non tanto a livello di semplicemente desiderio, quanto proprio come malessere psicofisico. Quindi in alcuni periodi della mia vita particolarmente difficili ho potuto proprio sperimentare nella pratica concreta come l'esercizio dell'arte non sia soltanto un modo di liberarsi da emozioni e sentimenti che magari ci opprimono, ma anche come sia un coadiuvante nello sviluppo e il rafforzamento della volontà. Ho compreso finalmente nel profondo di come l'arte agisca positivamente e beneficamente nelle vite di tutti, soprattutto in questo tempo che stiamo vivendo, in cui le vite delle persone sono povere di occupazioni che richiedono la partecipazione di anima e corpo e sono invece piene di occupazioni di tipo meccanico-tecnologico che si rivelano alquanto sterili, se non addirittura nocive per la nostra anima. E non mi riferisco soltanto ai bambini, ma ai ragazzi e agli adolescenti, ma anche agli adulti. Questo tipo di attività, infatti, quelle tecnologiche, richiedono una concentrazione di tipo freddo, occorre soltanto ascolto e riflessione. Invece nelle attività artistiche e creative la concentrazione è totale ed abbraccia un ventaglio di esperienze a tutto tondo che coinvolgono la persona a 360 gradi e non solo, come dicevo prima, in queste due tipologie di attività, cioè ascolto e riflessione. Abbiamo quindi ad oggi un profondo bisogno dell'arte in ogni sua espressione e l'arte pittorica in generale offre sicuramente spunti notevoli sia a livello pedagogico che terapeutico. È per questo che ho aperto anche questo canale, proprio per condividere il mio processo artistico, ma soprattutto anche per invogliare le persone che guardano, qualsiasi sia la loro formazione e qualsiasi interesse abbiano per il mondo della pittura e dell'arte visuale, che possano trarre ispirazione semplicemente prendendo un foglio di carta, una matita o un pennello e cominciare a fare qualche schizzo, senza pensare di dover necessariamente fare opere finite che abbiano un senso, ma proprio per esercitare quella facoltà che è insita nell'uomo di creare qualcosa, semplicemente per acquietarsi. È, se vogliamo, un tipo di meditazione. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ho voluto condividere con voi questi pensieri. Vi chiedo, se vi è piaciuto il video, di mettere un like e di iscrivervi al canale. Io come al solito vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!